Summit Series Aeros 60 grammi, 29 euro. Trecology Aluft 2.0, 110 grammi, 19 euro. Eichmann Memory Form 430 grammi, 19 euro. Quechua Air Basic 100 grammi, 6 euro. Questi sono tutti i cuscini da campeggio che ho provato negli ultimi anni e nessuno di questi è poi diventato il mio preferito o definitivo. Anzi, ti dirò di più, se mettiamo in primo piano il prezzo di ognuno, nell'ultimo anno sono tornato ad usare il Quechua Air Basic, il più economico, perché è quello con cui riesco ad avere, nonostante tutto, il miglior riposo. Ed è l'unico che è ancora completamente intatto, niente fori da riparare, niente valvole di immissione che si rompono. Direte voi, ma forse sei tu ad essere un po' troppo complicato. Sì, lo sono, nonostante dormo in tenda da oltre 20 anni, quello del cuscino è un problema che non ho mai risolto del tutto. Ho provato ovviamente a dormire anche con il classico pile arrotolato, niente da fare e fidati, io invidio a voi che appoggiate la testa, chiudete gli occhi e vi risvegliate il giorno seguente. Ma per me non è così. Un cuscino su cui avevo riposto molte speranze era il Memory Form dell'Eichmann. L'ho provato una notte dormendo peraltro in un letto di un rifugio sopra un materasso. Sicuramente un buon prodotto, eppure ho continuato a girarmi tutta la notte cercando quella posizione ideale che non è mai arrivata. Inoltre ha un peso e un ingombro nello zaino non indifferente. Il tessuto a contatto con il viso, oltre alla forma, è sempre stato il punto debole di ogni cuscino elencato. Ho anche pensato di eliminare direttamente il cuscino dal mio setup più volte, tanto se non riesco comunque a dormire, inutile insistere. Inoltre, anche se pesano in media poco, escluderei comunque un oggetto in più da portare. Un oggetto in più da gonfiare e sgonfiare, e almeno in 2 modelli. Questo significa anche evitare che poi si rompono, un oggetto che peraltro ha solo una funzione. E poi è arrivato lui, il cuscino che ho sempre cercato. Stuff Sack Pillow 86 grammi, disponibile anche nella versione da 60 grammi. Questo non è solo un cuscino, ma svolge 2 funzioni ed io in un colpo solo ho eliminato un cuscino ed una dry bag da 5 litri e adesso ho solo questo. Il cuscino si presenta in 2 modalità, sacca portaoggetti con chiusura lampo all'esterno che ripiegata diventa cuscino. Usandola come sacca portaoggetti da riempire prende il posto della dry bag che ho usato sino a ieri e girandolo nel lato opposto diventa quel cuscino che da oggi porterò sempre con me. 2 funzioni in uno. L'ho provato per la prima volta nell'ultimo bivacco in tenda e comodo al primo colpo. Guardiamolo più da vicino, la versione distribuita del brand Eichmann di cui ho già acquistato il marsupio pesa 60 grammi, disponibile in 3 colori. È realizzato in nylon 210 UHMPWE. Misura da piatto 35 x 23 cm, quello senza brand che ho acquistato io invece è in poliestere e misura 36 x 25, leggermente più grande e con un tessuto leggermente più pesante. Entrambi hanno rivestimento nel lato giorno, quindi sacca esterna in più che li rende waterproof. Cerniera nastrata e ben scorrevole YKK. Il lato pillow, quindi cuscino, è realizzato con questo disegno a nido d'ape in flitch che riduce al minimo o quasi del tutto quel fastidioso rumore della pelle del viso sul sintetico. Grazie al disegno riesce a far defluire rapidamente l'umidità che si può creare nelle serate più calde o a tenere il viso più caldo nei bivacchi più freddi. Ora vi mostro cosa porto sempre in questa dry bag e cosa oggi porterò nel cuscino. Intimo termico 2 pezzi, calze per la notte in lana merinos. Nelle serate più fresche c'è ancora spazio per un buff e anche per un paio di guanti o per un pile molto leggero, magari in microfibra. E riusciamo ad inserire tutto questo se ovviamente pieghiamo bene e distribuiamo al meglio il tutto all'interno del cuscino. Nessuno ci vieta di usare la sacca per altri oggetti, come ad esempio quelli elettronici, come un drone o i vari cavetti, power bank, luci frontali ed altro ancora. E possiamo considerare quindi di lasciarla nella tasca esterna dello zaino.
ma poi devi fare i conti con il rivestimento interno che a contatto con oggetti rigidi tenderà a rovinarsi e magari anche a sporcarsi. In quel caso possiamo decidere di usare una busta in plastica a contenere il tutto, per salvaguardare la parte che poi useremo di notte dove appoggiare il viso. Ma secondo me l'uso ideale è proprio quello con gli indumenti morbidi e di inserirlo così all'interno dello zaino e diventare un accessorio comprimibile, e allo stesso tempo, come la dry bag, essendo resistente all'acqua, protegge gli indumenti che dovremo usare nella notte. Una volta entrati in tenda, il cuscino possiamo realizzarlo con gli abiti del giorno, con un piumino leggero o altri indumenti che non useremo mentre dormiamo, e possiamo quindi modellare il cuscino a nostro piacimento inserendo più o meno indumenti. Il Summit Series presenta una presa che aderisce con il materassino, che dovrà essere però a sua volta della stessa marca. Il Trecology ha una fascia elastica che va a bloccare il cuscino sul materassino. Il Quechua e il Memory Form dell'Eichmann, come molti altri modelli, sono sprovvisti di qualsiasi dispositivo analogo. Uno dei problemi con il cuscino che ho sempre sofferto è anche il fatto che appena ti muovi lui si muove di conseguenza. Pensavo di aver risolto con il Trecology, ma la fascia elastica non era regolabile e sul materassino nella parte superiore o restava troppo bassa e stringeva troppo, andando quindi a piegare il materassino, creando quindi instabilità allo stesso. Insomma, sembrava di dormire sopra una banana, o scivolava verso l'alto, dove il materassino con la tipica forma a mummia si restringe e quindi, non essendo più in tensione, si muoveva a sua volta. Qui abbiamo questo doppio cordino molto ampio e regolabile che possiamo fissare come vogliamo alla tensione desiderata. Il cuscino durante la notte non si è mai mosso. Piccolo off topic, ma non troppo, questo è il nuovo materassino che ho acquistato della Naturike, 490 grammi, solo 490, 3,5 cm di spessore, 2.0 R-Value. Devo ancora dormirci la prima notte, ma le prime impressioni sono già molto positive. Ve ne parlerò nel prossimo video. Vi lascio il link in descrizione sia per la versione in nylon che poliestere. Quello che ho preso io costa solo 10 euro. L'Eichmann in nylon UHMPWE intorno ai 17, e questo, per la mia personale visione, è fare ultralight. Essere leggeri senza farci mancare nulla è da sempre il mio mood. Il cuscino precedente e la dry bag pesavano insieme 175 grammi, ho tolto un oggetto dallo zaino e risparmiato 95 grammi. Fatemi sapere nei commenti che cuscino usate, quali sono stati i vostri upgrade o ritorni al passato. Se siete quelli che dormite su qualsiasi cosa, non fatemi troppo rosicare, perché vi invidio molto. Grazie come sempre per l'attenzione, ci vediamo ai prossimi video.